Qui siamo a Mandriolo di Sopra, un pascolo dentro il Parco Nazionale di proprietà della Regione Emilia-Romagna e uno dei siti di intervento del progetto LIFE Wetfly Amphibia. Qui l'ululone appenninico era presente prima del progetto, ma con pochi individui e con popolazioni che non sempre riuscivano a riprodursi. E per questo motivo sono stati realizzati degli interventi di conservazione con il coinvolgimento dei concessionari del pascolo, ovvero dell'azienda agricola che ha in affitto dalla Regione Emilia-Romagna il complesso pascolivo. Gli interventi di conservazione hanno riguardato la realizzazione di pozze per l'ululone appenninico e il restauro o la creazione ex novo di abbeveratoi che sono utili sia per gli anfibi ma ovviamente anche per la gestione del pascolo da parte dell'azienda agricola. Siccome l'abbeveratoio è molto importante sia per gli anfibi che per il bestiame che utilizza il pascolo, nell'ambito del progetto sono state stilate delle vere e proprie linee guida per aiutare i concessionari a farlo e a gestirlo nella maniera più corretta possibile. Queste linee guida riguardano sia i periodi di pulizia dell'abbeveratoio, prevalentemente consigliato nel periodo invernale, e da fare non in maniera eccessiva, quindi lasciare sempre parte di vegetazione o dell'entomofauna presente nelle vasche, e riguardano anche ad esempio l'installazione, se non è già presente, di rampe di risalita, ovvero delle piccole scalette che consentono l'accesso alle vasche da parte degli anfibi. Oltre a questo è sempre consigliato, dove possibile, l'installazione e l'utilizzo di un galleggiante per far sì che l'acqua si scaldi un pochino di più e la renda adatta alla presenza dell'ululone appenninico, e pochi altri accorgimenti piccoli ma importanti che possono fare la differenza spesso per la presenza o meno di queste specie, spesso minacciate. Le aziende agricole coinvolte nel progetto sono state in realtà le vere protagoniste, perché sono state in prima persona a realizzare gli interventi di conservazione, e la stessa stesura delle linee guida è stata fatta di concerto e su consiglio loro. E quindi sono state coinvolte, sono state sensibilizzate, si sono avvicinate alla tematica della conservazione degli anfibi o di altre specie su cui spesso possono avere un impatto significativo. La replicabilità di questa azione è possibile ed è semplice, perché esistono schemi di progetto che possono essere applicati a svariati contesti e sono disponibili sul sito del progetto. E il consiglio è sempre quello di coinvolgere in prima persona i gestori, gli affittuari dei complessi pascolivi, perché sono loro che possono anche garantire la manutenzione e quindi il mantenimento nel tempo degli stessi interventi realizzati dai progetti. Il loro coinvolgimento ovviamente ha una serie di ricadute positive, perché è una forma di sensibilizzazione degli stakeholder, che sono figure fondamentali per la buona riuscita di ogni progetto LIFE.